Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa sciarpa stola. Come vedete, questa è la grandezza, con un punto meraviglioso, a me piace tantissimo, è il punto a rete stella. Lo trovate su Google, su Pinterest, trovate lo schema facilmente. È un punto che io ho utilizzato appunto per questa sciarpa stola. Infatti l'ho eseguita con una lana lurex molto elegante, un punto traforato molto utilizzato. Era da tanto che volevo farne una, quindi ho utilizzato questo punto e mi piace tantissimo. Qui, come vedete, si vede la trama della lavorazione, è messa a punto come stola. Vedete, è la stessa cosa. Quindi l'indosso, sia in verticale o in orizzontale, è uguale, dà lo stesso effetto. Ve l'ho voluta proporre perché con la stagione, si spera, più calda che arriva, diciamo che io la intendo come una mezza stagione. Si può mettere, si può indossare come sciarpa anche adesso che ancora c'è freddino e quindi bella avvolgente al collo, o si può indossare nelle fresche serate, diciamo primaverili ed estive, come stola su una magliettina, su un abitino, su un pantalone, perché dà la sua eleganza e dà un tocco in più. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook, la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare quello che poi porterò qui sul canale. Ogni tanto farò qualche piccolo sondaggio, infatti vi prego appunto di partecipare. In più sono anche ultimamente su TikTok, quindi vi invito a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questa lana della Tessiland, che è il Chuck Lurex Blue, un gomitolo da 100 grammi. La lavorerò con l'uncinetto 3,5, poi avrò bisogno delle forbici e un metro centimetro per prendere le misure. Ora vi farò vedere un campione del punto utilizzato, che è il punto rete a stella, però ve lo farò vedere con un altro tipo di lana che sicuramente, essendo più chiara, si vedrà meglio la lavorazione. Quindi partiamo dal multiplo. Questo punto si sviluppa con un multiplo di 10 più 1, quindi facciamo una catenella che sia multiplo appunto di 10, quindi possiamo fare una catenella di 30, 40, 50. Io, per quanto riguarda la stola, ho fatto una catenella di 100, quindi ho fatto 100 catenelle. Io, per farvi un po' vedere la lavorazione, faccio il primo cappietto e lo stringo e mi lavoro 40 catenelle. Fatte le 40 catenelle, aggiungiamo una catenella e poi ne aggiungiamo altre 6, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed entriamo nella settima facendo una maglia alta doppia o maglia altissima. Quindi abbiamo fatto il multiplo di 10 più 1 e abbiamo aggiunto 6 catenelle. Ci siamo agganciati alla settima catenella, quindi nella maglia aggiuntiva che abbiamo unito in più.
continuiamo con 3 catenelle, contiamo 1 2 3 4 catenelle di base, andiamo nella quinta catenella e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, contiamo sempre 1 2 3 4, nella quinta catenella entriamo e ci lavoriamo una maglia alta doppia o maglia altissima. 5 catenelle, perché qui ora andremo a formare tipo un archetto, filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta doppia. Quindi abbiamo creato un archetto formato da maglia alta doppia o maglia altissima, 5 catenelle e maglia alta doppia. Ricominciamo lo stesso modulo. 3 catenelle, saltiamo 4 catenelle, 1 2 3 4, entriamo nella quinta e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella quinta catenella facendo una maglia alta doppia. Qui facciamo sempre il nostro archetto formato da altre 5 catenelle e un'altra maglia alta doppia nello stesso punto di base, quindi nella stessa catenella. Tre catenelle, contiamo 1 2 3 4, nel quinto punto entriamo e facciamo maglia bassa. 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, 1 2 3 4, nel quinto punto maglia altissima. 5 catenelle, 2 3 4 5, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia altissima. Qui stiamo per finire il nostro campioncino, quindi lo facciamo tutto insieme. 1 2 3, contiamo 1 2 3 4 e C nella quinta, maglia bassa, 1 2 3, 2 volte il filo sull'uncinetto e qui faremo l'ultimo punto. Ci sono rimaste 1 2 3 4 e 5. Nell'ultimo punto faremo la nostra maglia alta doppia. Ricordatevi che per essere regolare il multiplo e quindi per quadrare il lavoro, l'inizio e la fine deve essere uguale, quindi qui faremo 3 catenelle e maglia alta doppia nello stesso punto, quindi inizio e fine verranno fatti con 3 catenelle al posto di 5. Quindi abbiamo terminato il primo giro, la prima riga. Voltiamo il lavoro. Qui nel secondo giro dobbiamo iniziare direttamente con 4 catenelle. Qui, come vedete, ci ritroviamo l'unione delle 3 catenelle chiuse con maglia bassa. Quindi facciamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa e ci facciamo il nostro archetto. Quindi maglia altissima, 5 catenelle, 4 e 5 e nello stesso punto maglia altissima.
Quindi come vedrete ora il punto si sviluppa in queste due righe. Quindi la prima riga abbiamo visto che è data dall'archetto iniziale di maglia altissima. All'inizio abbiamo iniziato con le 6 catenelle chiuse con la maglia alta doppia, poi le 3 catenelle, abbiamo saltato 4 catenelle di base, nel quinto punto siamo entrati con maglia bassa, 3 catenelle e poi abbiamo formato questo archetto di maglia altissima, 5 catenelle e maglia altissima nello stesso punto. Nel giro successivo iniziamo con 4 catenelle, facciamo il nostro archetto nel punto basso precedente, quello che proprio abbiamo chiuso le catenelle, 3 catenelle, entriamo qui nell'archetto e ci chiudiamo con maglia bassa, 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo sempre qui nella parte centrale, nel punto basso, e facciamo il nostro archetto. Maglia altissima, 5 catenelle e maglia altissima nello stesso punto. Continuiamo con 3 catenelle, andiamo sempre qui nell'archetto e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo nella maglia bassa sottostante facendo maglia altissima, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e maglia altissima nello stesso punto. Continuiamo sempre con 3 catenelle, entriamo nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle ed entriamo qui dove appunto c'è la maglia bassa sottostante facendo maglia alta doppia o maglia altissima, 5 catenelle, 3 4 e 5, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta doppia. Qui alla fine abbiamo iniziato con le 4 catenelle iniziali e qui chiudiamo con le 4 catenelle, quindi facciamo 3 4 catenelle, contiamo qui all'inizio 1 2 3 ed entriamo nella quarta catenella con maglia bassa e abbiamo terminato il secondo giro. Voltiamo il lavoro e qui dobbiamo iniziare con l'archetto, quindi quello che poi all'inizio qui faremo con le catenelle, quindi lavoreremo 7 catenelle, facciamo 1 2 3 4 che ci sostituiscono la maglia altissima, 1 2 3 che sono le catenelle di separazione. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto ed entriamo nello stesso punto. Abbiamo ottenuto il primo archetto, 3 catenelle e qui come abbiamo fatto nella prima riga dobbiamo solo entrare nel primo archetto, quindi ci ritroviamo il lavoro già formulato, quindi ci ritroviamo i punti da fare molto semplicemente, perché continuiamo con 3 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto e qui ci ritroviamo la maglia bassa,
3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle. Quindi entriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia alta doppia, maglia altissima, 5 catenelle, maglia alta doppia nello stesso punto. E qui continuiamo così, 3 catenelle, entriamo direttamente nell'archetto. Quindi come vedete è molto semplice. Come vedete già si sta delineando le nostre cioè diciamo il punto rete a stella, perché ci sono, guardate qua, o a fiore, perché è un punto comunque che risalta appunto tipo un fiore con i petali. Guardate qui la parte centrale e i petali. Possiamo continuare a lavorare sempre seguendo questo modulo che vi verrà semplice. Magari all'inizio sembra complicato, però vi assicuro che dopo, mano a mano che andate avanti, vi trovate cioè i punti a portata di mano, quindi lavorate di conseguenza. Qui avete l'archetto, chiudete con maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto ed entriamo appunto qui dove c'è la maglia bassa, 5 catenelle, sempre nello stesso punto facciamo sempre una maglia altissima. Continuiamo qui fino alla fine, ora lo facciamo insieme e vediamo anche come chiudere, perché qui abbiamo iniziato con l'archetto e dobbiamo terminare con l'archetto, però ci verrà semplice perché abbiamo le 3 catenelle, facciamo 2 volte il filo sull'uncinetto e qui nel punto base, quindi nella maglia bassa che abbiamo effettuato nella base delle 4 catenelle, entriamo, ci lavoriamo la maglia alta doppia, 3 catenelle e maglia alta doppia nello stesso punto, e abbiamo terminato la lavorazione. Come vedete, se guardate così si vede ancora meglio, abbiamo formato queste stelle, questi fiori che hanno il loro effetto. Il punto è semplice, sembra complicato ma non lo è. Da qui che abbiamo appunto l'archetto, poi potete andare anche guardando direttamente il nostro lavoro. Qui abbiamo terminato con l'archetto, quindi rinizieremo con 4 catenelle, giriamo il lavoro, iniziamo con 4 catenelle e con maglia altissima ci agganciamo alla maglia bassa che c'è appunto, che ci ritroviamo. Facciamo l'archetto, quindi maglia altissima, 5 catenelle e maglia altissima, 3 catenelle e ci agganciamo al primo archetto, 3 catenelle, maglia altissima nella maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia altissima con 5 catenelle e maglia altissima nel punto basso. Quindi vi verrà la lavorazione sempre regolare. Mi raccomando, solo ricordatevi che quando iniziate con le 4 catenelle, qua terminerete con le 4 catenelle, conterete i punti e vi aggancerete con maglia bassa, che è la maglia bassa che poi terminerete il punto come abbiamo fatto poco fa, quella che
terminate e quando vi dovete agganciare con l'archetto. Quindi vi verrà semplice, soprattutto nel lavorarlo. Nella spiegazione spero di essere stata abbastanza chiara, però se avete delle domande, come vi dico sempre, commentate o qui sotto o sulle mie pagine Facebook o Instagram. Voi sapete che io vi rispondo quando posso, quando ho un minuto, prendo e rispondo a tutte. Continuiamo questa lavorazione, io ritorno al mio lavoro originale che è la mia sciarpa stola e vi faccio vedere il risultato finale. Qui ho la lavorazione della sciarpa stola, come vedete è bella lunga, ora vi dirò anche le misure e sul bianco si vede bene, vi voglio far vedere la trama di lavorazione, soprattutto con un filato lurex, con un filato sfumato, comunque viene sicuramente ha un bel effetto, un effetto elegante, molto elegante. Lo potete utilizzare a questo punto anche per fare delle maglie traforate, quindi ora si avvicina la stagione più calda, quindi possiamo anche insieme realizzare più in là prossimamente una maglia con questo punto, anche da mettere sopra una canotterina, quindi fare una maglia traforata. Qui come vedete io ho terminato la lavorazione e ho fatto la parte finale precisamente alla parte iniziale, quindi l'ho fatto finire con gli archetti laterali, quindi posso anche agganciare il lavoro. Non farò più di tanto a questa sciarpa che già è elegante di suo, quindi ho optato per non fare decorazioni laterali particolari perché mi piace tantissimo l'effetto che dà il punto tipo ad onde, quindi l'ho voluta lasciare così per com'è, senza fare né bordi né niente. La volevo lasciare così per com'è perché dà un effetto veramente bello. Per quanto riguarda le misure, io ho fatto in lunghezza 1,50 m, in larghezza circa 40 cm, 42 cm, anche perché come vedete è molto flessibile come sciarpa, quindi la larghezza mi sono comunque regolata così. Voi come sempre potete farla più cortina, più stretta, potete adattare il punto comunque al vostro gusto e quindi alle vostre misure. Potete fare anche una sciarpa d'anello e quindi nella parte finale poi andrete ad unirla e fate il giro doppio e quindi la utilizzate solo per sciarpa. Io la vedo adatta anche come stola perché essendo elegante può essere indossata sopra un abito, sopra magari un pantalone elegante, quindi una maglia è indossata come stola e soprattutto anche come sciarpa, anche sistemata sul davanti proprio come sciarpone. Quindi anche se traforata vi assicuro che è caldissima e soprattutto morbidissima, quindi è comunque un punto, è diciamo una lana che a me piace in modo particolare e quindi utilizzo spesso. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Come vi ho detto prima, se avete delle domande commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.